Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo le previsioni settimanali che vanno dal 10 al 16 novembre. Vi sto registrando questo video e io sarò molto probabilmente, no, sono sicuramente all'Isola d'Elba a fare il ritiro di yoga sciamanico e quindi potevo anche farlo da lì, però per sincerarmi di tutti i miei strumenti, non mi porto 800 tarocchi all'Isola d'Elba, vi farò dei video da là, probabilmente, non lo so, però per sicurezza vi sto preparando tutti questi video affinché voi possiate avere la nostra famiglia, sentirla unita e continuare il lavoro di consapevolezza. Quindi focalizziamoci su questo percorso insieme di questa settimana dal 10 al 16 novembre, tenendo conto dei transiti sempre principali che ci sono, i vostri segni zodiacali, considerando tutti i transiti, li trovate nella playlist novembre 2025, in modo tale da seguire proprio il sentiero iniziatico. Concentrandoci su questa settimana, vediamo che l'aria è cambiata, cioè dopo la superluna che abbiamo avuto del cacciatore il 5 che ci ha spogliati di vecchie maschere, di illusioni, adesso il cielo ci chiede di camminare più leggeri, ma più veri. No? Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Allora Marte è entrato in Sagittario e questo è il fuoco che apre, che libera e ti dice adesso agisci per ciò in cui credi davvero. La strada è sgombra, lo puoi fare. Ma non è un fuoco impulsivo quello di Marte in Sagittario, anche perché abbiamo Mercurio retrogrado nello stesso segno. È come se ci dicessero che dobbiamo imparare a camminare con il cuore acceso e mente lucida. È come imparare a danzare, no? Nel deserto, mi viene questa immagine, nel deserto c'è ogni passo è sacro, ogni movimento intenzione. Poi abbiamo Venere che è immersa nelle acque profonde dello Scorpione, meraviglioso, e ci dice che ci parla di quei desideri che non si possono più nascondere. Venere Scorpione ci chiede verità, ci chiede intimità, ci chiede vulnerabilità e ci insegna che l'amore è un continuo lasciarsi morire e rinascere. Lasciarsi morire e rinascere. Muore il vecchio modo di approcciare all'amore e rinasce nel tutto. Un continuo morte e rinascita, morte e rinascita. Questa Venere Scorpione ci insegna che l'amore è proprio questo. L'amore è il darsi, l'offrirsi, il non trattenere, non è l'ego, ma è un morire, cioè un darsi. E poi questa cosa viene amplificata con Giove che è retrogrado in Cancro, cioè quella rinascita da dove passa? Passa proprio dal grembo, no? Passa dal bisogno di nutrimento, di tenerezza, di casa interiore. Puoi morire e rinascere se ti custodisci nel grembo interiore. È come se l'universo con questo Giove retrogrado in Cancro ti dicesse non puoi espanderti se prima non ti prendi cura di te, se non abbracci ciò che sei stata o sei stato, se non integri quegli aspetti, se non accetti gli aspetti, la vulnerabilità, l'imperfezione. E quindi la bellezza della vita imperfetta, no? Come ci dice il libro Wabi Sabi. Poi abbiamo Saturno e Nettuno retrogradi in Pesci, che ci riportano nei sogni, nei ricordi, nei mondi sottili. Ecco, qui il tempo non è lineare, la mente razionale vacilla finalmente, ma è circolare. Cioè è la dimensione in cui ciò che avevi dimenticato torna a bussare, chiede ascolto. E sotto sotto, per farti sentire tutto questo, abbiamo Plutone in Acquario, che continua a lavorare silenziosamente per liberare le vecchie strutture collettive. Plutone in Acquario è il grande sciamano del cielo, cioè quello che distrugge solo per creare lo spazio al nuovo. Ok? E poi abbiamo ancora l'eco, no? E si sente tutto il mese della superluna in Toro, che si sente quest'eco, è forte, è palpabile, ci invita sempre più a radicarci nel corpo, a sentire l'emozione, a sentire il corpo e a godere senza paura. La danza del piacere che abbiamo fatto, no? È come se l'universo ci stesse insegnando l'arte più difficile di tutte,
Qual è l'arte più difficile di tutte? Stare. Presenza. Ma non solo. Stare nel piacere senza attaccamento. Stare nella libertà senza fuga. Stare nella verità senza giudizio. E quindi questa settimana è un ponte di fuoco e acqua. C'è un passaggio tra ciò che arde e ciò che guarisce. Non possiamo più fuggire. Dobbiamo scegliere di trasformare. È il tempo del coraggio gentile, quello che nasce dal cuore e non dalla rabbia. Quindi siamo nel cuore di questo mese trasformativo che, come ho detto, per quanto riguarda il cielo di novembre 2025, sul video, il cielo astrologico di novembre 2025 è un mese in cui l'anima, l'artista, lo sciamano, la mistica, il mistico, il poeta e la sana follia a terreno fertile per poter far germogliare il grande capolavoro della tua vita. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, mettiamo due varianti, come di consueto. Allora, ci prendiamo queste e poi ci prendiamo, vediamo, ci prendiamo queste. Per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, sotto alla timeline troverete la timeline di ogni mazzo sotto all'info box, ok? E partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo un po' qual è il viaggio di questa settimana per te. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia libertà, consapevolezza e gioia. Allora, andiamo a vedere la cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre la settimana per te? Qual è la prova o l'ostacolo in questa settimana? Qual è il dono nascosto che ricevi superata la prova? Poi vediamo. Il teatro degli eventi. Ambito sociale lavorativo. L'ambito familiare, dinamiche più intime, domestiche, più vicine a te. Le amicizie, la comunità, le cerchie. Poi la psiche, qual è la parte inconscia di te che emergerà? La forza. La salute, cioè il corpo come messaggero, cosa osservare, come ascoltarlo. E poi dulcis in fundo, le energie collettive, ciò che influisce per te a livello cosmico. Mi è uscita l'imperatrice, che facciamo? La lasciamo? La lasciamo, dai, così bella. Le influenze collettive, l'imperatrice a C picchiolina. Ok, va bene. Lei che domina lì. Va bene, allora, vediamo questo. Facciamo un bel respiro, ragazzi miei ragazzi. Cosa accade in questa settimana? Allora, vediamo lo spirito che apre questa settimana, che ti accompagna, no? Il 9 di denari, ma io già ti faccio un applauso e faccio un applauso agli spiriti che ci accompagnano col 9 di denari.
Sapete quanto amo il 9 di denari, come il 9 di coppe, ma tutti i 9, anche quelli più terrifici, no? Perché sono quelli che ci hanno dato la consapevolezza. Allora, questa carta è una benedizione per te in questi giorni. Parla di autonomia, parla di sicurezza, parla di abbondanza. È come se all'inizio della settimana ti trovassi in una piccola oasi di piacere, un momento di gratitudine in cui, non lo so, ti guardi intorno e dici: wow, quanto ho fatto! Adesso respiro e me la godo, mi godo tutto quello che ho seminato. Cioè, il 9 di denari è l'energia della persona che sa bastarsi, che basta a se stessa, ma non per orgoglio, ma per consapevolezza, cioè riconosce il proprio valore e lo onora. Questo è un invito per te in questi giorni a coltivare la bellezza attorno a te, a prenderti cura del tuo spazio, del tuo corpo, della tua arte, proprio come atto magico di potere personale. C'è lo spirito che ti guida, ti dice: sii regale anche nei tuoi gesti più semplici. Wow! Vabbè, quell'imperatrice qua già mi immaginavo una stesona, comunque te lo dico, eh. Vedete novembre, vi ho detto, per le persone spirituali, per gli sciamani, per le sciamane, per i maghi, per i ricercatori spirituali, per i creativi, per gli artisti, per i mistici, è un mese così succulento. Allora, vediamo qual è la prova in questi giorni. C'è sempre la prova, no? Se no non stiamo qua incarnati. È il 5 di coppe, la dolce tristezza o il rimpianto per qualche cosa. E va bene. Allora, il 5 di coppe è il momento in cui guardi ciò che hai perso e ti dimentichi di ciò che è rimasto. Però qua questo qua le prende le coppe piene. Qua ci sono 3 coppe versate, ciò che è perso, il rimpianto, però lui prende le coppe piene in mano, ciò che è rimasto, riparto da qui. E il dolore del rimpianto, anche la chiamata a voltarti, no? A vedere che non è finito, non è finito tutto. Quindi la prova è non farti risucchiare da vittima dalla dea della nostalgia oppure dal senso di fallimento. O meglio, nello yoga sciamanico noi approcciamo a tutto non con una visione attuale terapeutica, ma con una visione animista. Per esempio, chi ha una patologia, un problema grave, anche una malattia, una sintomatologia, non si dice hai una patologia, no. Nello yoga sciamanico si chiama malattia sciamanica. Cos'è la malattia sciamanica? La perdita dell'anima, tant'è che noi nello yoga sciamanico facciamo anche il soul retriever, che è la caccia all'anima. Quando si ha una malattia o si ha qualcosa di problemi, no? Si dice che si è perso frammenti di anima, o dire l'anima, tutta l'anima, o dire frammenti di anima, la stessa cosa, perché il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi, che vi stavo dicendo? Sì, questo, che non vediamo il problema, le emozioni, quelle più sotterranee, più profonde, come un problema, come invece fa la psicologia da bar moderna, no, che alimenta soltanto le emozioni positive e quindi denigra le emozioni dette negative, come la dolce tristezza, la dolce malinconia. Perché? Perché state avendo successo, ragazze mie, ragazzi, che fate il percorso con me? Perché? Perché? Perché vi faccio copulare con la dea della tristezza, la dea della nostalgia, la dea della solitudine, che vi danno forza, energia e sperimentate quei risultati grandiosi che state facendo. Quindi la prova è proprio sempre quella, cioè sul livello successivo, alleiamoci alla dea della nostalgia, alla dea del rimpianto, qualsiasi emozione di questa natura più profonda che arriva, no? Perché anche la dea del fallimento. Ricordiamoci che il vero vincitore è un grande fallito. Perché? Perché ha fallito 1000 volte prima di vincere. Come quando vai in bicicletta, cadi milioni di volte ma poi vai in bicicletta. Quindi con il sole in Scorpione che abbiamo, il passato qua riemerge, ma non per ferirti, per essere finalmente trasmutato, grazie anche alla Venere in Scorpione. Quindi questa carta ti chiede di lasciare andare il vecchio modus operandi delle emozioni e di aprirti alla nuova vita che è scalpita dietro di te, grazie all'alleanza con le emozioni. Ok.
Lo fai già, c'è il luminaria imperatrice qua, lo fai, ma non lo fai così, lo fai alla grande, ok. Vediamo qual è quindi il dono nascosto dietro a questa prova. 5 di bastoni, 5-5, non avrai più timore di confrontarti con gli altri, assolutamente no. Cioè, questa è la sfida che accende la passione in questi giorni. Quando smetti di approcciare alle situazioni negative, tra virgolette, da vittima, quando smetti di piangere da vittima e lo fai con consapevolezza, no? Quando andiamo nelle emozioni, rialzi la testa, cioè ti accorgi che l'energia torna a scorrere. La- il confronto, il desiderio di metterti in gioco. Questo è il dono della settimana, cioè ritrovare il fuoco sacro, l'entusiasmo di provarci ancora, anche se non tutto è chiaro. Cioè questa carta non ti farà più avere paura del conflitto, ma piuttosto lo vedrai come scintille che forgiano la tua volontà. Bellissimo. E vediamo nel lavoro cosa accade. Ecco qua dove c'è un po' di tensione spirituale. Cavaliere di spade, allora, vedo che nel lavoro le energie si muoveranno velocissime, velocissime, pum 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 pum, informazioni, pum 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 pum, devi avere la risposta pronta, cioè un po' così. Il cavaliere di spade qua è impetuoso, deciso, anche brusco un po' a volte, no? Quindi nel lavoro questo può significare che ci sono delle notizie improvvise, cambi di direzione, nuove opportunità e anche delle sfide che richiedono prontezza mentale. Ricordati, è il momento di affermarti, dice questa carta, però anche di scegliere bene le tue battaglie, non tutto merita la tua energia. Siccome abbiamo Marte in Sagittario, ti amplificherà la voglia di dire la verità e di agire di impulso, quindi respira prima di rispondere, ma non reprimere assolutamente la tua voce. Questa è un'energia da guerriera consapevole, da guerriero consapevole, va bene? Ok. Cosa accade in famiglia, nell'intimità, in più vicino? E qua abbiamo un bellissimo giudizio, risveglio e riconciliazione. Vedo che nelle dinamiche familiari iniziano a chiarirsi delle cose, cioè le parole non dette vengono dette, delle situazioni sospese vengono chiarite, situazioni sospese si possono riaprire per essere finalmente comprese o perdonate. Va bene? Io credo che ci sia anche una chiamata importante qua in famiglia o nelle relazioni più intime. E può esserci anche o un ritorno o semplicemente una guarigione del passato. Va bene? O un ritorno di qualcuno a te vicino o una guarigione del passato. Cioè è come se, sai, la tromba del giudizio, come se un suono ti raggiungesse da lontano, cioè una voce interiore oppure una voce reale di una persona che dice è tempo di comprendere e di lasciare andare. Abbiamo avuto la superluna in Toro, ricordiamo che l'eco è per tutto il mese, no? Quindi questa luna ti sostiene nel creare pace dentro e fuori, trasformando la memoria, cioè il passato, in saggezza. Ok? E vediamo cosa accade nelle relazioni sociali, nelle amicizie. Bellissima questa carta dell'asso di spade. Verità, verità, verità. Chiarezza, verità e lucidità mentale. Nelle relazioni, nelle amicizie, qualcosa verrà definito, cioè tagli ciò che non ti risuona più, anche con delle persone, o proprio tagli con ciò che non ti risuona più nelle amicizie, anche il modus operandi, il modus di fare nelle amicizie, oppure tagli con delle amicizie, però lo fai con eleganza e fermezza. È il momento di essere autentica o autentico, dire le cose come stanno, senza paura di essere fraintesa o frainteso. L'asso di spade qua ti apre delle strade nuove. Io vedo che qua tu avrai dei nuovi incontri, nuove amicizie e ci saranno anche nuove alleanze, nuove idee, ma con chi? Con persone affini a te. Stiamo allargando la nostra famiglia che è il Sangha, no? La famiglia di meditazione, il Sangha, che è la famiglia di anime spirituali, la comunità spirituale. Quindi ci saranno qua delle nuove idee condivise con persone affini.
bellissimo. Ok, vediamo qual è la forza interiore che emerge in te in questi giorni con queste carte strepitose. Non avevo dubbi che uscisse un 2 di bastoni o giù di lì o su di lì. Nuove direzioni. Dentro di te si muoverà il desiderio di nuove direzioni. Questa carta è proprio il momento in cui tu guardi oltre l'orizzonte e ti chiedi: ma dove voglio andare veramente? Il 2 di bastoni è la preparazione alla partenza, no? La partenza di vita, una nuova vita, un qualcosa di nuovo. È la visione, il 2 di bastoni, che precede l'azione. Quindi vedo che ti stai riallineando ai tuoi obiettivi, ma soprattutto anche ai tuoi sogni più grandi. È una fase di espansione interiore a livello psichico ed è perfettamente in linea con Marte in Sagittario. Cioè il desiderio di crescere, di scoprire, di creare. Mi spiego? Sì. E a livello psichico, qua c'è una persona che ha in mano l'uccellino, no? Gli uccellini sono gli avi, gli antenati, tutti gli uccelli sono gli avi, gli antenati. È come se la tua visione fosse alimentata dallo spirito dei tuoi avi e dei tuoi antenati a cui stai dando amore e stai dedicando i meriti anche grazie alle pratiche dello yoga sciamanico. Ti indirizzano. Ok, bellissimo. Vediamo la salute. Il corpo, la salute. Wow, il corpo vuole muoversi, ragazze mie e ragazzi, in questi giorni. C'è il cavaliere di bastoni. Il corpo ti chiede movimento, ti chiede passione. E io credo che in questa settimana potresti sentire un surplus di energia, ok? Tanta energia, che o al contrario potresti avere anche agitazione oppure irrequietezza se trattieni questa energia. Cioè, il tuo corpo in questi giorni vuole esprimersi, quindi vuole ballare, vuole camminare, vuole muoversi, vuole respirare profondamente. Allora questa carta ti dice: lascia che l'energia scorra in te. Se senti della tensione in questi giorni nel corpo è perché il fuoco interno cerca un canale. Fatti la danza del piacere, ragazze e miei ragazzi. Intensifichiamola in questi giorni. Mettiamola almeno 2 o 3 volte nella settimana come pratica nei 21 giorni, ok? E quindi la danza del piacere, fatti lo yoga sciamanico, balla, canta, danza. Perché ti ho detto la danza del piacere? Perché c'è il cavaliere di bastoni sul corpo, sulla salute. Nella danza del piacere noi facciamo tutto il rituale sciamanico per trasformare il dolore in piacere attraverso la danza, ballando i mantra, ballando con la musica che ha fatto mio fratello, lo ripeto, nella parte centrale tutta musica creata da mio fratello. Sono tamburi sciamanici elettrizzati, eletronicizzati. C'è una ricerca bella fatta là sopra, lo dico per le ragazze nuove, quindi vuole muoversi. Quindi se sentite un po' di tensione, danzate, ballate, fate la danza del piacere, che trovate sempre nella playlist yoga sciamanico, ok? Trasforma l'adrenalina in creatività con l'imperatrice. E poi abbiamo l'imperatrice, che te lo dico a fare nelle energie collettive. Questa è la benedizione cosmica, cioè l'imperatrice è creazione, fertilità, abbondanza e amore. Questa è la madre terra che ti sostiene in questi giorni mentre rinasci. Cioè questo, in un momento in cui il mondo sembra agitato, sembra distaccato dalla bellezza, dalla spiritualità, in un mondo di questa natura chiamato Kali Yuga, tu in questi giorni sei chiamata a ricordare la bellezza come potere. È proprio la danza del piacere, il rituale sciamanico che abbiamo fatto. La bellezza è potere. La bellezza è amore, l'amore è potere. E in questo mondo è scarno di bellezza. Perché l'uomo non ha smesso di vedere la bellezza della natura, usurpando madre terra e usurpando il suo stesso corpo, perché l'uomo è natura, non è che l'uomo esiste la natura e poi l'uomo è all'interno della natura, no, la natura e l'uomo sono inscindibilmente uniti. Quindi questa civiltà è scarna di bellezza perché l'uomo non sa
non ha più il contatto con il proprio essere divino, che lo vedi quando vai in natura l'essere divino. Cioè anche la creazione, mi viene in mente, no? L'uomo costruisce, anche il più grande architetto o il più grande ingegnere, anche Michelangelo stesso, anche le creazioni di Michelangelo stesso, non sono mai paragonabili alla bellezza di un albero o di un fiore stesso. Quindi tutte le creazioni umane non possono minimamente eguagliare la bellezza di un fiore o di un albero. Perché? Perché sono vivi, sono evanescenti e di conseguenza questa società che vuole il controllo sulla natura è una società che ha perso la bellezza vera, quella che rimane impressa per sempre. Ecco, tu hai il dovere di portarla avanti. Dici, che compitone che mi stai dando, Fra. No, devi solo essere quello che sei senza artefatto, senza farti influenzare dalla mente, va bene? Quindi devi tu sei chiamata o chiamato in questi giorni a ricordare la bellezza come potere. Quindi come lo devi fare? Crea, ama e accogli, perché l'universo ti vuole in fiore. È bellissima questa settimana, ma anche la scorsa. Come vedete, novembre io ve l'avevo preannunciato quando ho fatto il video su novembre. È proprio questa grande, straordinaria opportunità, sì. E vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Allora, mettiamoci questi, sì. Oh, è caduta da sola questa, infatti volevo prendere questi. Vediamo che carta è. Forgia un nuovo cammino. Ditemi se non è proprio, c'è il nuovo cammino, eccolo, la tua psiche, no? Quando fai nuove scelte, crea nuovi risultati. Quando fai nuove scelte, crei nuovi risultati. Lascia andare i vecchi schemi e abbraccia il potere della possibilità. È proprio due di bastoni. Sei pienamente supportato. Che ti ho detto prima con l'uccellino, che sono gli avi e gli antenati? Guarda, se non è proprio... Te lo vogliono dire in tutti i modi. Quindi è uscita questa bellissima carta per te in questi giorni. E anche questo ti sentirai eccitata e eccitato in questo. Ragazze mie, ragazzi, non dovete fare niente se non allearvi, fatevi la danza del piacere 3-4 volte in questi giorni, ok? Mettiamone un'altra. La forza interiore è proprio quella che avrai. Eccola qui, come sta il tuo corpo, espressione dell'anima. La forza interiore avrai. La forza interiore serve soprattutto a mandare avanti quello che stiamo facendo a livello spirituale, no? Se hai la forza di immaginare qualcosa, di credere in qualcosa, porta avanti quella visione e basta. Anche del tuo corpo, anche dei tuoi obiettivi, perché è soltanto, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Nulla è sostanziale, nulla è oggettivo, quindi nulla è reale se non la luce chiara della vacuità. Il vuoto è reale, che non significa nulla, niente, no, il vuoto è quel luogo da cui tutte le immagini hanno origine. Le immagini sono quello che stai vedendo adesso, il tuo corpo è un'immagine, questa carta è un'immagine, sono gli eventi che ti accadono, immagini dell'anima. Quindi la forza interiore ci serve a portare avanti quello che stiamo facendo con fede e disciplina, nel credere in quell'immagine, nelle immagini che state portando avanti grazie allo yoga sciamanico, alle visualizzazioni, grazie al lavoro sul corpo, quell'immagine lì. Ciò, se puoi immaginarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney. È proprio quello il senso, no? Qua dice non perdere te stesso nelle cose che non puoi cambiare, concentrati su ciò che puoi cambiare, che significa atteggiamento, mentalità ed energia, hai tutto ciò di cui hai bisogno. Hai tutto quello di cui hai bisogno. Se credi il contrario, sei sotto il gioco della mente. Ricordatelo, va bene? È una stesa stupenda.
E adesso, ragazze mie e ragazzi, andiamo a esaminare l'amore per te in questi giorni. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a fare una stesa sull'amore a 7 carte, ok? Per te in questa settimana dal 10 al 16. Allora, andiamo a vedere prima di tutto come prima carta. Dove sei adesso nell'amore? Qual è la tua energia attuale? Come ti senti nel cuore? Cosa desideri davvero? Che cos'è che la tua anima sta chiamando nell'amore? Cosa vuoi davvero nell'amore? Che cos'è che ti confonde o ti ostacola? Qual è la ferita, la paura, il blocco da trasformare in questi giorni, da mettere in luce? Cosa o chi sta arrivando verso di te in questi giorni? Vediamo l'energia in arrivo. Quinta carta, cosa devi lasciare andare? Cos'è che non serve più alla tua crescita affettiva? Qual è la trasformazione in atto? Cioè, qual è il cambiamento che l'amore sta generando in te? Aspetta ragazzi, vede, aspetta, metto un po' più questo qua. Ok, mettiamo qua questo. E poi, ultima carta, qual è la benedizione dell'amante mistico, della sposa celeste per te? Sposo, sposa celeste. Qual è la visione più alta dell'esperienza amorosa in questi giorni per te? Allora, anche qui, facciamo un bel respiro. Cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Allora, andiamo a vedere la tua energia attuale. Qual è? E qua abbiamo il 7 di denari. Qua c'è una donna che sta innaffiando, sta curando l'orto, potremmo dire, no? Aspettando con pazienza di ricevere i frutti che ha seminato dentro di sé, aspettando di ricevere fuori i semi che ha seminato e di cui si è presa cura dentro di sé. Qua mi dice che hai seminato tanto, hai dato, hai amato, hai anche sofferto e adesso ti trovi in quel punto in cui stai osservando proprio i frutti del tuo giardino affettivo oltre a coltivarne altri. Il 7 denari è la pazienza di chi non si accontenta più di amori veloci o di risposte immediate. È come se tu dicessi: non voglio ciò che passa, voglio ciò che resta. È un tempo di maturazione in cui stai imparando a fidarti del tempo dell'anima e non più dell'orologio umano. Il cuore ti sta dicendo: riposati, non forzare. Lascia che il raccolto arrivi da sé. È una bellissima carta, eh? Vediamo adesso che cosa desidera veramente la tua anima. Cosa vuoi davvero? Gli amanti, l'amore. Qua c'è il battito vero. La tua anima vuole un amore scelto, non trovato per caso, tra virgolette, che il caso non esiste. Cioè scelto da dentro. La tua anima vuole un incontro che sia decisione consapevole. Un'unione che ti porti in alto, non un'unione che solo ti riscaldi, no? Cioè, gli amanti parlano di un bivio, ma anche di una chiamata divina, cioè è il tuo desiderio di un amore sacro, in cui Eros e spirito si uniscono. Tu non vuoi più scegliere tra la passione e la pace, vuoi entrambe, cioè vuoi fonderti in una danza che onora la tua verità. Questa carta mi dice che l'amore è già pronto per te. Alcuni di voi lo stanno vivendo, già in forma incarnata, altri lo stanno attendendo, o lo stai attendendo con una persona già incarnata. L'amore è già pronto per te, però questa carta in questa posizione ti dice che devi dire un sì, lo voglio, pieno, un sì, lo voglio, non all'amore, a te stessa o a te stesso. Ok. Cos'è che ancora confonde oppure ostacola? In questi giorni emergeranno questi spiriti. Cos'è che confonde e ostacola ancora?
non ti fidi ancora del tutto, ecco perché c'è un tempo, no? Di attesa. Il 7 di spade. Questa è la ferita della sfiducia. Probabilmente ti sei sentita o sentito tradita o tradito, oppure semplicemente hai imparato a difenderti, però un po' troppo, no? Succede. Il 7 di spade è quella parte di te che non si fida fino in fondo e che teme che l'amore tolga invece di dare. Una parte subconscia, no? Questa carta non è solo inganno esterno, abbiamo potuto avere degli inganni in amore, no, parla anche di autoinganno, cioè quando tu ti dici sto bene da sola o sto bene da solo, quando in realtà desideri ardentemente il contatto. Mi spiego, rifletti su questo. Cioè, il blocco da trasformare in questa settimana è proprio questo, riscoprire che l'amore non è pericoloso quando è scelto da un cuore maturo. Ok? Quando sai quello che stai facendo, mi sto affidando agli eventi. Quando ti affidi agli eventi, l'amore diventa adultità animica, no? Cioè io lo capisco, stiamo bene da soli, io lo capisco, sono l'Artemide per eccellenza, come incarno proprio la perfetta di Artemide, da buon acquario con luna in acquario, con ascendente vergine. Quindi io lo capisco questo, ma non è che stiamo bene da soli, vabbè, parlo per esperienza personale, stiamo da Dio da soli. Ma qual è il punto? Quello stare da Dio da soli è aver raggiunto una maturità animica, un'adultità animica, che significa interezza. E quell'interezza lì non ti permette più di vedere l'altro come un nemico. Questo è il punto, cioè l'adultità animica non ti permette più di vedere l'altro come un nemico e quindi ti dai sapendo che tu non puoi perdere più quell'interezza. Perché non deleghi all'altro la responsabilità della tua felicità o della tua infelicità. Ecco, questo è il senso. Però c'è una certa attesa affinché tutte le cellule parlino questa vibrazione, no? Questa lingua qui. Ok. Qual è adesso? Che cosa sta arrivando da te in questi giorni? Chi o cosa sta arrivando? Ci sei già, il giudizio, la rinascita dell'amore, ci sei già. Questa è la tua energia attuale, in questi giorni c'è una rinascita qua però. E la carta questa del risveglio potente, no? Potrebbe essere o una persona del passato che ritorna, però non ritorna per ripetere la storia, te lo dico, ma o per chiuderla o per trasfigurarla, cioè portarla al di là del bene e del male, cioè ho ragione io, hai ragione tu, no, al di là del bene e del male. Perché il giudizio porta chiarimenti, questioni in sospeso da tempo che finalmente vengono chiarite, messaggi, ma soprattutto la possibilità di dire finalmente la verità del cuore, cioè quello che si sente. Per te riguarda la rinascita dell'amore in questi giorni. Questo è l'amore che si rialza dalle ceneri, cioè, oppure può essere un amore del passato o un nuovo amore che nasce dalle parti guarite di te. È come se la vita ti dicesse: ora che hai capito chi sei, posso rimandarti l'amore, però in forma nuova. Va bene? Ok. Vediamo cosa devi lasciare andare in questi giorni affinché tutto questo prosegui alla perfezione. Proseguo. Il 7 di coppe c'è qua. Beh, sì, è chiaro, sì, il cuore deve fare ordine. Qua vedo troppe illusioni, troppi sogni non incarnati, troppe fantasie qua che magari ti tengono sospesa o sospeso tra il desiderio e la verità, no? Diciamo desiderio e realtà, che poi della serie, che cos'è la realtà? Definiscimi realtà, che non esiste la realtà. Vabbè, per intenderci tra desiderio, tra illusione, anche qui la realtà non si può dire come nome, ma ci siamo capiti, va bene? Il 7 di coppe ti dice: scegli la chiarezza, smetti di idealizzare chi non può incontrarti davvero e lascia andare le proiezioni romantiche. Questo, questo non è disincanto, questa si chiama lucidità spirituale. L'amore vero non vive di sogni, vive di presenza, ok?
quindi rispetto per esempio a una persona, quindi devi lasciare andare l'idea dell'amore perfetto per ricevere l'amore vero. Mi spiego? Devi lasciare andare l'idea dell'amore perfetto per ricevere l'amore reale. L'amore reale è imperfetto e sacro ed è quello che cresce insieme a te. Ribadisco questo concetto, ragazzi miei, ragazzi. Salvate il video a loop in questo punto. Non so come si salva a loop, non è possibile, però magari lo rimettete. Devi lasciare andare in questi giorni l'idea dell'amore perfetto per ricevere l'amore reale, imperfetto e sacro, che è poi quello che cresce insieme a te. Ok? Ok, qual è la trasformazione in atto in questi giorni? Non avevo dubbi, 7-8 di coppia a conseguenza. Questa è una carta fortissima, è la decisione interiore di lasciare andare ciò che non ti nutre più, anche se lo hai amato. Può essere l'idea di una persona, può essere un vecchio modus vivendi all'interno di una relazione. Lasciare andare ciò che non ti nutre più, che ti ha nutrito in passato, ma che adesso non ti nutre più. È cambiato. Come diceva qualcuno, tutto cambia, muta, no? Pantarei, tutto scorre, non ci si può bagnare 2 volte nello stesso fiume. Quindi prenderai questa decisione interiore di lasciare andare ciò che non ti nutre più, anche se lo hai amato. L'otto di coppe è il cammino dell'anima che sceglie di non restare dove l'amore non cresce più. È il pellegrinaggio del cuore verso la verità più alta. Quindi potrebbe significare che ti stai allontanando da vecchi modelli relazionali, o ti stai allontanando da vecchie abitudini, o ti stai allontanando da un modo di amare che non ti rispecchia più. Questa non è tristezza, è libertà, che può comprendere anche una certa dose di dolce tristezza. Quindi, per allearsi a questa emozione e andare incontro allo spirito dell'otto di coppe, alleiamoci con quella dolce tristezza che può emergere in questi giorni. Questo è il coraggio di dire: ora mi scelgo e solo da lì potrò scegliere davvero un altro. Quando ti scegli lasciando andare dei vecchi modelli relazionali o vecchie abitudini o vecchie circostanze che non risuonano più con il tuo modo di amare odierno, ti stai scegliendo e da quel punto poi puoi scegliere anche un altro. Va bene? E vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico che ne consegue in questi giorni. Wow! Wow! Il re di coppe. Allora, il re di coppe è l'amore maturo, è l'amore presente, è l'amore empatico che non scappa più. Questa carta rappresenta l'uomo interiore, ma anche la parte di te che sa amare senza più perdersi. C'era la paura qua. Questa è la fusione tra eros e compassione, tra desiderio e spiritualità. Cioè questa è la benedizione dell'amante mistico, ossia il ritorno all'amore stabile, profondo, pieno, che ha imparato la quiete del mare dopo la tempesta. E si può manifestare nella tua realtà sotto forma di persona reale, qualcuno che entra nella tua vita con calma, ma con un cuore vasto. Ma soprattutto questa carta rappresenta te, finalmente capace di ricevere amore senza più paura e di donarlo senza sacrificarti. Che è ben diverso dal sacrum facere, il darsi, l'offrirsi senza aspettative. Perché io sto parlando del sacrificio che facciamo nell'amore quando siamo in relazione, quando diamo per paura di perdere l'altro. È una stesa bellissima, potentissima. Questa è una settimana a livello amoroso di maturazione affettiva, una settimana di passaggio, cioè da un lato stai imparando ad aspettare con fiducia, dall'altro a scegliere con coraggio. Devi guarire la ferita della sfiducia per poter accogliere un amore che risorge dalle ceneri e stai lasciando andare le illusioni e ti incammini verso relazioni più vere.
Qual è il dono di tutto questo? Una nuova forma d'amore, stabile, sensuale, spirituale, incarnata nel Re di Coppe. E siccome abbiamo questa Venere in Scorpione profondissima che fa tutto questo, in più abbiamo Marte in Sagittario, cioè con Marte in Sagittario questo viaggio è come una freccia, no? Che parte dal cuore e punta verso la verità, e con Venere ancora in Scorpione ogni cosa si trasformerà in oro, però se osi guardarla negli occhi. Cioè come se l'amore in questa settimana ti dicesse: non cercarmi, sentimi, sono già dentro di te, maturo, calmo e pronto a fiorire di nuovo. È meraviglioso, meraviglioso. Andiamo a farci due specifiche sul giudizio. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, sul giudizio, il 6 di coppe. Riconciliazione con il passato doppiamente espressa, con il giudizio del 6 di coppe. Riconciliazione del passato, quindi possono arrivare delle persone del passato che già conosci, ma non per riportarti al passato, ma per essere o trasfigurate completamente questa relazione, cioè portata a un nuovo livello di consapevolezza, o per essere abbandonata con dolce malinconia, però in via risolutiva, ossia laddove ti dà la consapevolezza della maturazione raggiunta, senza ansie, senza stress, ok? Se riguarda persone del passato con le quali decidiamo di chiudere, oppure di ricominciare da una prospettiva matura, completamente trasfigurata rispetto al passato. Oppure una persona nuova, guardate sempre il vostro oroscopo che ho messo per il mese di novembre. In questo caso guardate segno ascendente anche la Luna e Venere, per la questione riguardante i sentimenti. Oppure una persona, l'amore nasce ex novo, del nuovo, una persona matura, una persona ti sganci dal passato con le vecchie dinamiche del passato, ed è una persona che ti riporta alle origini. Il 6 di coppe, sì, ma soprattutto alla base di tutto c'è la pacificazione delle situazioni perturbate del passato a livello relazionale, laddove non ti sei fidata, laddove hai additato all'altro la poca fiducia, laddove tutte le dinamiche che ci hanno ingannato, no? E per cui ci hanno portato poi a proteggerci, no? A non aprire più il cuore. Ok, vengono risolte queste dinamiche. Novembre propizio, guarda il 7 di denari, alcuni di voi stavano aspettando una riappacificazione con una persona che conoscono bene, e questo avverrà in questa settimana in modo improvviso. Sì, con una grande maturità nel cuore. E vediamo invece sul Re di Coppe con i miei potenti oracoli lui-lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Cosa ti dirà questa persona? Bellissimo. Per capire mi sono distrutto. Bellissimo, di una poesia straordinaria. Questa persona ti dirà che per capire mi sono distrutto. Non ha bisogno di spiegazioni questa carta, no? Per capire cosa? Per capire che l'amore non è resistenza, l'amore è libertà, l'amore è l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle, diceva Dante, no? Quindi abbiamo una persona molto matura qua, che però lo sei anche tu, è sempre lo specchio riflesso, quindi
proprio una persona che ha imparato a sentire e non a capire. Bellissimo. Cos'altro? Tu sei l'amore, abbiamo appena parlato d'amore, tu sei l'amore. Hai insegnato a questa persona a darsi all'amore, darsi alle proprie paure, ai propri attaccamenti, resistenze. Ma questo l'hai fatto prima di tutto tu, altrimenti non. Ti ho detto anche nella stessa precedente, no? C'era quell'asso di spade, persone affini a te con gli stessi ideali, perché hanno raggiunto gli stessi obiettivi e conseguono gli stessi ideali, avendo fatto strade diverse, ma affrontando le stesse resistenze. Quello lo facciamo sempre, no? Tutti siamo uguali, stesse resistenze, paure, attaccamenti abbiamo. Anzi, il Buddha diceva che abbiamo 1500 attaccamenti, che di vita in vita e di morte in morte noi cerchiamo di scioglierli. Paure e attaccamenti legati al corpo fisico, al corpo emozionale, al corpo mentale. Tu sei l'amore, ti dirà. Cos'altro? Bellissimo. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Qui io vedo due persone che si guardano negli occhi e vedono se stessi, stesse ferite. È un po' quello che ti ho appena detto adesso, no? Prima di estrarre la carta. Stesse ferite, stesse dinamiche, stesse lotte di potere contro la mente razionale. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? E quindi rivedo me stesso in te, me stessa in te. Nel tuo sguardo vedo il sapore di casa. Cioè la poesia non ha bisogno di essere capita, ma deve essere solo sentita, no? Infatti, questa settimana l'amore ti dice non cercarmi, sentimi, sono già dentro di te, maturo, calmo, pronto a fiorire di nuovo. Guarda, è molto poetica, molto commovente questa stesa. Sì. Wow, ok, mettiamoci altri oracoli. Mettiamo questi qua per concludere. Secondo le regole, questa è andare secondo, può essere vista in duplice modo questa carta, sia secondo le regole razionali, no? Non vogliamo andare con le regole razionali, sia secondo le regole di qualcosa di più grande. Qua c'è l'elefantino piccolo che segue l'elefantino grande, no? Allora lo riconduco l'elefante grande al volere divino, ai tempi dell'anima che ti ho parlato con la prima carta, quindi seguire i tempi dell'anima è, diciamo, il miglior percorso, il sentiero da seguire. Cos'altro? Tutto ciò che brilla, interessante, è flessibilità. Guarda, queste carte mi stanno dicendo che questa è la settimana in cui si vedranno le cose da un'altra prospettiva rispetto all'amore, con la flessibilità. Tutto ciò che brilla non tutto ciò che luccica è oro, no? È un po' riferito a questo sette di coppe, alle illusioni di cui ti ho parlato prima, amori idealizzati. E quindi qual è il senso? Essere flessibili soprattutto rispetto a una nuova prospettiva di amare. Sì, e vedere l'altro. Arrivare al traguardo, wow, 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 sono carte potentissime. Qua l'amore non si fermerà, senza mezzi termini arriva l'amore giusto, perfetto per te, essere imparziale è un po' la giustizia, no? Fare le cose giuste. Siccome siamo a migliaia, questa stessa insieme agli oracoli mi sta parlando anche di persone che si riconciliano e soprattutto di vedere le cose da un'altra prospettiva con queste riconciliazioni e di fare le cose giuste. Altri invece guarderanno anche al loro passato con una prospettiva diversa rispetto alle maschere che hanno indossato le persone o gli amori
che si sono idealizzati, no? E lasceranno andare con flessibilità, grazie alla potenza delle emozioni con le quali vi alleerete, per andare incontro all'amore che ti spetta per diritto divino. Eccolo qui. Peraltro incontrerete una persona nuova che vi permetterà di essere flessibili rispetto al vostro passato, anche alle dinamiche che avete avuto, non incolpare più gli altri, sapendo che l'altro è un tuo riflesso, ma piuttosto pacificare quegli spiriti perturbati legati alle vecchie immagini del vostro passato e raggiungere l'obiettivo in modo strepitoso, sì, che è la relazione, no? Questo bellissimo re di coppe. Quindi, ragazze mie e ragazzi, sono state 2 stese meravigliose, bellissime. Mi raccomando, praticate, praticate, praticate e realizzate il vostro capolavoro tutti i giorni. Detto questo, concludo qua per te, passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana, qual è il sentiero. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, libertà, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, partiamo dalla cornice della settimana. Qual è lo spirito che apre la settimana? Con quale spirito parti? Poi andiamo a vedere qual è la prova o l'ostacolo della settimana. Poi vediamo qual è il dono nascosto che ricevi grazie al superamento della prova. Poi vediamo il teatro degli eventi. Cosa accade nell'ambito lavorativo, sociale lavorativo? Cosa accade nell'ambito familiare? Le dinamiche più intime. Cosa accade nelle amicizie, nella comunità, cerchie sociali? A livello di forza interiore, quale nella psiche, no? Quale forza interiore emergerà in te in questi giorni? Poi andiamo a vedere la salute, come il corpo ti parla. E poi andiamo a vedere quali sono le energie collettive che influiscono. Allora, ragazzi miei e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è lo spirito che ti apre la settimana. E qua abbiamo un 6 di denari. Lo spirito che apre la settimana è un 6 di denari. Allora, è tempo del dare e del ricevere, però anche del discernere a chi doni la tua energia, cioè saper scegliere, no? A chi doni la tua energia. Perché ti dico questo? Perché Marte che abbiamo in Sagittario apre il fuoco dell'azione, no? Però il 6 di denari ti invita a muoverti con giustizia nel cuore, cioè vuoi fare, ma fallo con la giustizia nel cuore. Devi offrire non per bisogno di essere amata, ma per la gioia di dare. Cioè noi
sai, abbiamo sempre dato quella mentalità da vittima perché avevamo necessità di essere amati. Quindi devi offrire non per bisogno, questo è il discernimento, ma per gioia, la gioia di dare, senza aspettativa. Cioè, che cosa ti chiede in questa settimana lo spirito? Ti chiede equilibrio, cioè non tutto ciò che dai deve essere restituito nella stessa forma, mi verrebbe da dire. A volte, sai, le ricompense sono invisibili, sono spirituali. È come se l'amante mistico ti dicesse: vai, continua, datti, io vedo tutto. Ok? Cioè, quello che ti viene restituito, spesso, la maggior parte quando ti dai, no? È invisibile, è una pienezza interna. L'amore è l'unica cosa che più dai senza aspettative, più ne ricevi. Da qualsiasi altra parte, magari non da quella parte dove la stai dando. Ecco perché ti mettono questo equilibrio del 6 denari come prima carta, mi spiego? Ok, andiamo a vedere qual è la prova o la sfida ostacolo di questa settimana. L'energia accelera, abbiamo l'8 di bastoni. Ascoltami, in questa settimana l'energia accelererà. Rischi un po' di essere travolta o travolto dal ritmo, no? Quindi la sfida qual è? Gestire il fuoco senza bruciare, cioè vedo che tutto si muove, messaggi, incontri, desideri, intuizioni, ma abbiamo Mercurio retrogrado in Sagittario che ti avverte di una cosa: non tutto ciò che vola va seguito, ok? Cioè agisci con chiarezza, non con la fretta. Qua vedo tanto movimento, messaggi, incontri, cose, desideri, eccetera, intuizioni, no? Non andare dove va il mondo, vai dove va il tuo cuore, non con la fretta. La prova è imparare l'arte del movimento consapevole, va bene? Non l'impulso. L'arte del movimento consapevole, presenza in ciò che fai, senza farti trascinare. Ok? Vediamo qual è il dono di questa settimana. Ci picchia il 5 di denari, il dono. Ascolta. Il dono è sentire l'abbondanza anche nella carenza, che può essere una carenza, come dire, noi che pratichiamo, quindi, no, sai, lo yoga sciamanico, sentire la bellezza anche nei momenti in cui la tua mente razionale percepisce il vuoto. Mi spiego? Sentire la bellezza e il piacere anche quando la tua mente percepisce vuoto. Il dono è la ricchezza invisibile, quella fede che ti tiene in piedi anche quando la materia vacilla. Io ti dico una cosa, in questa settimana sperimenterai la bellezza della vacuità, cioè quella sensazione di pienezza anche se fuori non c'è esattamente tutto quello che la tua mente vorrebbe, una sensazione di pienezza reale e tangibile. E ti dico anche una cosa, scoprirai anche delle persone che restano accanto a te anche al gelo. Cioè, tu scoprirai una maestria indicibile in questa settimana, perché tu scoprirai la forza, tu sarai colei o colui di chi conosce il vuoto e non lo teme più, anzi si autopotenzia nel vuoto, perché è nel vuoto che si crea tutta la manifestazione. Nulla è reale, nulla è oggettivo, nulla è sostanziale, esiste solo la vacuità, esiste solo il vuoto, lo chiama la fisica quantistica, per le filosofie orientali si chiama vacuità. La luce chiara che è quel vuoto che non è il nulla, da cui nascono tutte le manifestazioni. Poi mi farai sapere. Andiamo a vedere il teatro degli eventi, vediamo cosa accade nel lavoro. Movimenti, cavallo di bastoni, c'è fuoco puro qua, c'è entusiasmo, questa è la missione. È come se tu nel lavoro in questi giorni cavalcassi la visione. E siccome abbiamo Marte in Sagittario ti spingerà a espandere, a insegnare,
a portare luce dove prima c'era solo magari un progetto. Ti vedo animato, animato. Il lavoro in questi giorni tu lo percepirai non più come attività, no, come un viaggio sacro. Cioè, vedo che questa è la missione, no? L'impulso che va verso la missione. L'unica cosa che ti dico, non disperdere la forza in troppi fuochi, cioè direzione e passione, questa è la chiave, direzione e passione, perché vedo tanta, vedo cambi improvvisi, movimento, entusiasmo, direzione e passione, direzione e passione. Per esempio posso vedere anche da queste carte qui in precedenza, no? Come la cornice della settimana, se c'è un progetto che tu lo porti avanti, magari non ci sono ancora e non vedi ancora risultati tangibili a livello economico di questo progetto, ma la tua passione, anima, ti fa sentire la pienezza anche prima di vedere il risultato. Ecco perché poi lo vedi il risultato. Perché ti allei con la penia, la dea della penuria, va bene? Questo mi viene fortissimo da dirti. Sì. Vediamo in famiglia o nelle situazioni vicine, no? 4 di coppe. C'è un po' di chiusura, forse un po' di malinconia in famiglia, perché il 4 di coppe è il momento in cui il tuo cuore c'è, osserva, no? Perché sono le coppe, le emozioni, però non partecipa. Non lo so, probabilmente in famiglia non ti senti capita o non ti senti capito, oppure semplicemente hai bisogno di spazio emotivo. Cioè, allora ti dico una cosa, perché in questa carta c'è quello che non vedi, ma c'è anche la cura, è duplice, no? Lo spirito di questo arcano ti dice: accorgiti che anche l'ordinario è un dono, perché è un po' la noia anche, no? Il 4 di coppe in famiglia. Accorgiti che ringraziare ciò che è ordinario è un dono. Siccome Giove retrogrado in Cancro, abbiamo Giove retrogrado in Cancro, ecco, ti chiede di ritrovare la gratitudine per le piccole cose. Un pasto condiviso, uno sguardo, una casa. Ricordati, l'ordinario è un dono. Va bene? Perché questo vedo. Ok, vediamo il teatro delle amicizie, la comunità. E qua abbiamo un cavallo di denari. Guarda, io qua vedo che le amicizie diventano campo fertile, cioè dove si semina più che si raccoglie in questa settimana. Vedo che ci sono persone che crescono accanto a te, persone che ti sostengono con piccoli gesti ma veri. Questa carta dice che tu in questa settimana costruirai relazioni di amicizia amicali basate su ritmo e presenza. Non su promesse, idealizzazioni, no, no. Ci sono persone veramente affidabili accanto a te che sostengono i tuoi ideali anche nel lavoro. È possibile che ci siano anche delle persone che ti supportano economicamente, o una o due. Va bene? Fatto sta che il succo qual è? Queste persone che ci saranno accanto a te ti sosterranno, vedrai gesti piccoli ma veri, non promesse campate in aria, ma veramente persone affidabili. Piccoli gesti ma veri, che valgono più di 1000 promesse, questo è il senso. Ok, vediamo qual è la forza che emergerà dentro di te in questa settimana. Bellissimo, abbiamo Re di Bastoni, sovrano del fuoco. Questo è il tuo potere sciamanico, eh? Questo è il comando dell'anima che sa dove andare. La tua anima sa esattamente dove deve andare. Ecco perché il dono è il 5 di denari. Tu non vedi più con gli occhi ordinari, tu vedi con gli occhi straordinari, con gli occhi dell'anima, che sono gli occhi dell'uomo risvegliato, la donna risvegliata. Qua il Re di Bastoni è il tuo io consapevole che si unisce al sé. Cioè, la tua azione in questi giorni è allineata alla visione dell'anima. È proprio straordinario il Re di Bastoni in questa posizione, cioè stai incarnando la tua leadership spirituale. Questo non è controllo egoico, è proprio autorità dell'anima. Hai l'autorità dell'anima che ti guida. È bellissima questa carta in questa posizione. Sì.
Vediamo la salute, il corpo. Ah, abbiamo la luna qua sulla salute, sul corpo. Allora, questa settimana potranno arrivare qualcosa potrà arrivarti che non saprai a cosa attribuire. Tipo un qualcosa di strano senti nel corpo, non saprai a cosa attribuire. Non analizzarla. Ascolta il maestro di quella cosa, tipo un prurito da qualche parte, strano, qualcosa. Affidati al mistero di quella cosa, al maestro. Ho fede in te, maestro, qualsiasi cosa sia. Ora, il tuo corpo ti parlerà attraverso le intuizioni e i sogni. Potresti sentirti più sensibile del solito, o più emotiva del solito, o più emotivo del solito, come se avessi le percezioni amplificate. Ecco, ascolta il tuo corpo come fosse un oracolo, è il corpo che ti parla. Non come meccanismo. Non ci sono non vedere il corpo come sostanze chimiche, come separate da te. No, ascolta il corpo come un oracolo, non come meccanismo, non come calorie, trigliceridi. No, oracolo. La luna ti invita alla guarigione ciclica e immaginale. Hai un qualcosa, ti senti qualcosa? Pratica la magia, pratica lo yoga sciamanico. Io ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, guidami, ho fede in te. Bevi acqua in questi giorni, magari acqua informata. Canta, fatti la danza del piacere di yoga sciamanico che abbiamo messo sul canale, respira. Perché poi abbiamo Saturno e Nettuno in pesci che ti dicono guarisci fidandoti del mistero. La guarigione avviene affidandoti al mistero, qualsiasi cosa tu percepisca nel corpo. Ok? Andiamo a vedere qual è l'energia collettiva. Gli amanti, che chiusura sublime. Guarda, il cielo parla di scelte d'amore, ma parla anche dell'unità sacra tra maschile e femminile dentro di te. Ricordati che l'origine di ogni dolore, l'origine di ogni sofferenza è la separazione maschile e femminile. L'origine di ogni sofferenza. Le coppie di opposti. E la mente razionale stessa l'origine di ogni dolore e di ogni sofferenza. E allora per guarire dobbiamo estirpare il problema alla radice, dobbiamo estirpare il giudizio, dobbiamo estirpare l'idea che esiste una separazione tra visibile e invisibile, umano e divino, maschile e femminile. E allora questa è la settimana in cui l'amore è il campo stesso di coscienza, non solo nelle relazioni. Nelle relazioni fai esperienza di questa necessità di trasfigurare la separazione. Abbiamo Plutone in Acquario e Venere in Scorpione che ci dicono che ci sarà un tempo di rivelazioni profonde, dove le connessioni autentiche si riconoscono proprio per vibrazione, per destino. E l'amante mistico in questo caso ti dice non temere la prova, io sono in ogni volto che ami. Io sono in ogni volto che ami. Quindi il cielo ti supporterà a fare scelte di cuore, perfettamente allineate con il cuore. Le scelte allineate con il cuore non hanno più il giudizio castrante e limitante, sia nelle relazioni sia nelle scelte di vita. Ok? Wow, che stesona, stesona.
Anche qua il dare e ricevere, no? Con gli amanti qui. Dobbiamo pacificare con la formula pentacolare ti amo, ti benedico, ti ringrazio o ti perdono, ho fede in te, tutte quelle volte in cui abbiamo creduto di esserci depauperati per amore, di esserci dati troppo, o troppo poco, o troppo molto. Pacifichiamo tutte quelle immagini con la formula pentacolare, perché per te questa settimana gli amanti come energia collettiva supporta la pacificazione degli spiriti perturbati che hai vissuto nella relazione. Ok? Ok, vediamo un po' cosa ci dicono gli oracoli. Rimani fedele. Il bisogno di convalida da parte degli altri è un'illusione. Non sei responsabile di come gli altri ti percepiscono, ma è tua responsabilità rimanere fedele a te stesso. Cioè, questa carta non ha bisogno di spiegazioni, forse è una delle più potenti di questo mazzo. Perché mi hanno scritto il bisogno di convalida da parte degli altri è un'illusione? Perché è uscita questa carta? Perché è uscito il 6 denari. Quando diamo per paura di non essere amati, quando diamo troppo, tra virgolette, da uno stato di vittima, no? Perché abbiamo paura di perdere l'altro, chiunque l'altro sia, da una relazione, un amico, al lavoro, no? Perché torniamo sempre lì, rimani fedele a quello che sei. Perché se tu cerchi di performarti a un modus operandi, a uno status sociale che non è conforme alla tua natura vera, tu ti ammali. E qua interviene proprio il giudizio, no? Sto facendo bene a fare così o sto facendo male? Qual è la scelta giusta? Allora, se la scelta che fai è conforme al tuo cuore e non ti depaupera, cioè non stai cercando di somigliare a qualcun altro, allora tu ringiovanisci, ti rinforzi. Mentre se tu attui il giudizio, tu ti depauperi. E il giudizio è costante in noi, perché la società ci vuole performanti secondo dei modelli, dei parametri che la propaganda propone. Rimani fedele a te. Hai una forza vitale incredibile con il re di bastoni. Grazie anche al linguaggio del corpo tu ti potenzierai, rimani fedele a quello. Sempre, sempre, sempre. Ok. Vediamo di metterci un altro. Mettiamoci questo. Agisci subito, accadrà se ti impegni, smettila di rimandare. Ragazze e ragazzi, basta che fate rispetto a questa, perché magari potete tentennare su qualcosa, no? Perché l'energia si muoverà molto forte, è come se avessi, siccome abbiamo questo Marte fortissimo, come se avessi l'esigenza di muoverti insieme al mondo, no? Allora, quindi ci sarà un po' di questa tensione qui. Fate la pratica. Vabbè, per voi che state facendo i 21 giorni sapete già cosa fare la mattina. Shrim Paramesvari Svaha. Giri 3 volte su te stessa e sai che non andrai ad accumulare karma, ma agirai secondo l'istinto risvegliato. Ok. Quindi agisci subito si riferisce sia a quello, soprattutto a quello, sulla procrastinazione, eccetera, perché gli eventi sono favorevoli, però al tempo stesso avrai questo Marte che incalza, è come se il mondo, siccome Marte come energia planetaria, tutto il mondo vedrà che incalza, 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 ok, permettiti di avere presenza nelle decisioni che prendi e poi agisci, ok?
Mettiamone un'altra. Agisci rimanendo fedele a te. E qua c'è un'esperienza che tradurrai in opportunità, un'esperienza che la tua mente razionale può percepirla come negativa, la trasformerai in opportunità. E credo si riferisca soprattutto al 5 di denari come come dono che ricevi. Tu riuscirai a godere di una sensazione di pienezza anche laddove prima avresti percepito carenza. Va bene? E anche per il settore famiglia qua, tu percepirai la gioia dell'ordinario. Quindi qualsiasi esperienza che la tua mente avrebbe giudicato noiosa o negativa, tu la trasformi, la trasfiguri e la porti al di là del bene e del male. Cioè la vivi come un'esperienza significativa anche laddove prima avresti giudicato in modo diverso. Ok? Wow, ok, ragazze mie ragazzi, per la stesa generale concludo qui e andiamo a vedere per te cosa accadrà nell'amore in questa settimana. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere l'amore per te in questa settimana. Metteremo 7 carte. Allora, come prima carta andiamo a vedere l'energia del presente, no? Per te. Come stai a livello emozionale, l'energia del presente. Come seconda carta andiamo a vedere cosa desidera davvero la tua anima, cosa vuole davvero il tuo cuore, non l'ego o la mente razionale, il tuo cuore cosa vuole davvero in questi giorni, cos'è che esprimerà. Terza carta andiamo a vedere qual è volevo dire qual è l'ostacolo che ti confonde. Allora, sì, volevo dire questo, l'ostacolo che ti confonde, o la ferita o la paura da visionare, a cui dare attenzione e amore in questi giorni. Poi andiamo a vedere cosa sta arrivando verso di te o chi sta arrivando. Vediamo l'energia dell'altro fuori da te, chiunque l'altro sia. L'energia in arrivo, andiamo a vedere. L'energia in arrivo che poi può essere una persona, un evento che porta una persona. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, no? Poi andiamo a vedere cosa devi lasciare andare in questi giorni, cos'è che devi proprio lasciare andare, ciò che non serve più alla tua crescita affettiva. Qual è la trasformazione in atto? Cioè qual è il cambiamento che l'amore sta generando in te? Quale metamorfosi in questi giorni? E poi andiamo a vedere qual è la benedizione dell'amante mistico, cioè il senso più alto di tutto ciò che stai vivendo, mi spiego? A livello relazionale e sentimentale, il significato più alto. Allora, anche qui ragazzi e miei ragazzi facciamo un bel respiro. Cosa accade nell'amore per te? Allora, vediamo come stai, qual è la tua energia attuale rispetto all'amore. Questa è una bellissima energia che hai, il 3 di denari. Stai costruendo. Questa è la carta del lavoro d'amore, è la carta della pazienza, della dedizione silenziosa. Cioè, mi dice che il tuo cuore ha deciso di fare le cose per bene. Non più voli di illusione o amori caotici o tossici, ma basi solide, fatte di fiducia, di rispetto, di tempo. Cioè, tu stai imparando a fare squadra, ad aprirti alla cooperazione con l'altro, ma anche a collaborare con la vita stessa, che ti chiede cosa vuoi costruire davvero e con chi. Cioè, è una carta bellissima, una carta concreta qua che parla di relazioni che si evolvono lentamente ma con un fondamento autentico. Al di là che tu abbia una persona oppure non ce l'hai, questo è l'amore che lavora dentro di te, no? Come stai tu, proiettata o proiettato? Ok, vediamo cosa vuole davvero la tua anima. Non avevo dubbi. L'asso di spade. Dentro di te c'è un desiderio fortissimo di chiarezza. Cioè l'anima qua vuole la verità. Vuole la verità quella nuda, quella pulita, anche se fa paura. Vuole parole oneste,
vuole scelte nette, vuole direzioni limpide. Cioè, magari dopo tanto sentirti confusa o confuso o sospesa, adesso la tua anima vuole tagliare via ciò che non è essenziale, perché l'asso di spade è proprio la spada del discernimento, ti dice che il tuo cuore vuole essere libero, non più intrappolato in dinamiche ambigue. Questo è l'amore che nasce dalla mente illuminata e dalla consapevolezza. Questo vuole la tua anima adesso. Ecco perché c'è il tre di denari qua. Bellissimo. Sì. Vediamo qual è la paura profonda, l'ostacolo che emerge in questi giorni. Ah, sì, il cavallo di spade. Qua c'è la parte impulsiva. Cioè, l'ostacolo, la ferita che emergerà è quella parte di te che scatta per difendersi, no? Che vuole risposte subito, che si lancia anche quando non è il momento. Cioè, il cavaliere di spade qua è una mente veloce, però è molto spesso guidata dalla paura di perdere il controllo, no? Quindi è la difesa o l'attacco. Quindi la ferita qui è il bisogno di difendersi prima ancora di ascoltare. Molte volte ti sarai sentita o sentito in necessità di difenderti prima di ascoltare le emozioni dell'altro, quello dell'altro, perché per paura, no? Oppure alcune volte ti sei trovato o trovato a correre via invece di restare e sentire le emozioni. Probabilmente hai vissuto degli amori dove dovevi sempre anticipare l'altro, cioè capire le sue mosse per non soffrire. Però ti dice adesso non serve più. Questa carta ti dice che la forza non è reagire d'impulso, ma piuttosto restare centrata anche nel vento. Presenza, no? Ok, andiamo a vedere qual è l'energia che sta arrivando da te, che può essere con un evento, con una persona, ambedue, no? Bellissimo, la giustizia. Arriva da te un amore per diritto divino. Ora, guardatevi ragazze e miei ragazzi il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di novembre, perché là faccio una descrizione dettagliata per te, con tutti i transiti planetari applicato al tuo segno, al tuo ascendente, anche la Luna e Venere, guardati per quanto riguarda le relazioni. Quindi arriva la giustizia in amore, quindi arriva la chiarezza, la giustizia divina, cioè la giustizia è una carta di verità. La giustizia è la carta dell'allineamento, cioè ciò che hai dato in amore ti torna in questa settimana. Ciò che è stato disarmonico si riequilibra. Per alcuni di voi potrebbe indicare una persona del passato che ritorna con maggiore maturità, oppure una persona che conosci, che lo vedi con maggiore maturità, che arriva a sistemare, no? Oppure arriva una nuova relazione basata su rispetto e reciprocità. Cioè questa è una carta karmica, cosa vuol dire? Di riallineamento del karma, cioè l'amore che arriva ora è un amore frutto di ciò che hai imparato, va bene? Cioè sopra di livello, di un altro livello. Sì. Vediamo cosa devi lasciare andare in questi giorni. Ah, beh, la regina di bastoni, comprensibilissimo, è chiaro. Sai che devi lasciare andare quello che quando raggiungi una certa maturità emotiva lo fai naturalmente. È quel bisogno di essere seducente per forza, quel bisogno di essere impeccabile, quel bisogno di essere forte, brillante a tutti i costi per sedurre. Cioè la regina di bastoni è splendida, è stupenda, però a volte indossa l'armatura, no? Del fuoco, del magnetismo, della seduzione per non mostrare la sua vulnerabilità. E quante volte l'abbiamo fatto? Che tu sia uomo o donna, cioè quante volte ti sei dovuta o dovuto mostrare impeccabile, forte, brillante. Ecco, ti viene chiesto di lasciare andare la maschera del controllo e della performance affettiva in tutti
i modi come la vogliamo chiamare, performance seducente, sessuale, ti viene chiesto di lasciare andare la maschera della performance affettiva, perché ti dice non devi più conquistare nessuno e neppure devi più dimostrare quanto vali. Adesso puoi semplicemente essere e lasciare che chi ti ama lo faccia davvero senza condizioni. Cioè, richiama la carta rimani fedele. E altrimenti tutte queste bellissime carte, no, non uscivano se non avessi già consapevolezza di quello che ti sto dicendo, no? E perché la società ci vuole performanti a certi modelli, i social poi ormai impazzano su questo, no? Ma la verità è altro. Tu sei bellissima, tu sei bellissimo se fai uscire l'anima nera, l'anima selvaggia, quella che non ha bisogno di fronzoli per essere talmente bella e bello da accecare. Cioè, la tua bellezza è in pigiama, mi verrebbe da dire, ok? Mi sta venendo in mente poi la mia amica Chiara che ha solo pigiami di seta, va bene, va bene, però il senso è questo, mi spiego? Ok. Qual è la trasformazione in atto? Vediamo. Eh sì, non avevo dubbi. L'otto di denari si richiama al tre di denari. Questo è un parallelismo bellissimo. L'amore diventa maestria. Cioè l'otto di denari è l'artigiano che lavora su di sé tutti i giorni, costantemente, tutti i giorni, ogni giorno, con pazienza. Quello che state facendo con i rituali sciamanici, con il rituale sciamanico, tutti i giorni, con i 21 giorni, con disciplina, pazienza. Quindi la trasformazione che stai vivendo è quella della costanza. Impari ad amare non per bisogno, ma per scelta, giorno dopo giorno, come un atto creativo. Questa carta mi parla dell'amore che non si improvvisa, questa carta mi parla dell'amore che si coltiva, cioè stai imparando la disciplina del cuore, il ritmo del cuore, l'armonia, la danza della vita, la bellezza della danza. Bellissimo. Vediamo qual è la benedizione dell'amante mistico, cioè il significato più alto di tutto quello che ti sta accadendo in amore. Qual è? Wow, l'imperatore. Questo è il coronamento. L'imperatore è la concretezza, la solidità, l'amore che si fa presenza. Questa è la figura del maschile sacro dentro di te e fuori di te. È la capacità di proteggere, è la capacità di costruire, è la capacità di dare direzione all'amore. Quindi l'amante mistico ti benedice attraverso il ritorno dell'ordine interiore, cioè stai incarnando il potere di dire sì o di dire no con consapevolezza. Stai incarnando il potere di scegliere da una posizione matura. Questa carta simboleggia la chiusura del ciclo di instabilità amorosa e corona l'apertura a un amore che si radica nel reale. Bellissimo. Cioè, questa settimana mi sta parlando dell'amore, del fatto del cuore che si fa architetto della propria casa, cioè la super luna piena che abbiamo avuto il 5 novembre ti ha fatto vedere cosa non era in equilibrio. Marte in Sagittario adesso ti spinge a muoverti verso la tua verità e la giustizia ti promette che la luce arriverà dove prima c'era ombra. L'amore qui non è sogno o fuga, è costruzione consapevole. E l'amante mistico ti osserva mentre impari l'arte più grande. Qual è l'arte più grande? Restare fedele a te stessa anche quando ami l'altro e non depauperarti per paura di perderlo. È bellissimo, veramente bellissimo. Voglio mettere delle specifiche sulla giustizia rispetto all'altro fuori da te, no?
sulla giustizia, su chi è l'energia che sta arrivando da te in questi giorni. C'è un paggio di coppe, vedo corteggiamento, vedo quella tenerezza del cuore che si apre, vedo un amore gentile, vedo dolci messaggi, eh, vedo tenerezza, vedo tenerezza. Cos'altro? 7 di bastoni. Qua tu ti troverai a difendere ciò in cui credi, cioè l'amore vero, che si basa sulla costruzione minuziosa, sull'autenticità. E questo è un amore che arriva pronto ad abbattere le difese dell'ego, E anche probabilmente una persona che apre il cuore anche rispetto a delle dinamiche di tensione o di separazione che ci sono potute essere. Cos'altro? Bellissimo. Tu inizi ad amare da una prospettiva di integrità, il 9 di coppe. Per alcuni di voi è una persona nuova che ti troverà questo amore, questa persona che ti corteggia, al di là se è nuova o meno, ti dico qual è il succo, ti troverà nella veste di colei o colui che sa esattamente quello che vuole. 7 di bastoni, 9 di coppe. Combatti per l'amore in cui credi da una prospettiva di benessere personale. E questa è la base per creare autenticità in un rapporto e soprattutto amori sani. Va bene? Tutto ciò che hai dato combattendo per la verità del tuo cuore ti ritorna indietro. Va bene? E qua abbiamo anche la temperanza. Mi parla di guarigione, di dialoghi aperti, di armonia nelle relazioni. Fammi mettere delle specifiche sull'imperatore. Dieci di coppe. Amore totale, amore e costruzione su basi solide che non sono castelli campati in aria. Regina di bastoni, grazie al tuo potere stai costruendo questo amore, grazie al tuo potere di creazione. In questo caso la regina di bastoni è una maga, una sciamana, anche se sei uomo, cioè la parte sciamanica che è in te, il potere di co-creare gli eventi insieme agli dei. Non ci posso credere, l'imperatore. Wow! Questo è l'amore con la maiuscola. L'amore con la maiuscola. Questa è una persona che apprezza la tua femminilità o la tua sensualità anche in pigiama. Mi spiego che ti voglio dire? Questo è. E vediamo con i miei potenti oracoli cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti vedo ovunque, ti vede ovunque, o ti vedrà ovunque, ti vede ovunque. Beh, certo, lo capisco. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua parliamo di una persona che se la conosci già probabilmente non si è sentita degna di te. E quindi qua richiamiamo il paggio di coppe e l'imperatore con la giustizia, che parliamo di equilibrio, si aggiustano le cose, no? Il tormento di questa persona è finito. Dice, io ti merito. Vede tutto il tuo splendore e la tua, il tuo magnetismo. Cos'altro ti dice? Aiutami, ti prego. Questa carta è duplice, cioè aiutami, ti prego. Può essere che chiede il tuo perdono in qualche modo, o è una persona che ti vede inaccessibile o ti ha visto inaccessibile o ti può vedere inaccessibile, oppure sulla difensiva, no? Quindi dall'altra parte c'è una richiesta di aiuto nella comprensione, nella sensibilità.
Questo sta a voi, ragazze e miei ragazzi, poi, no? Quindi è come se l'altro facesse leva su un aspetto di te che per ognuna di voi sarà diverso. Io credo che sia con le carte che sono uscite per quanto riguarda il fatto che magari puoi non credere a questa persona, alle intenzioni che ha, per quello che ho visto dalle carte. Io ti dico che qua ne vale la pena invece di sperimentare, di provarci. Poi ognuna di voi è diverso, no? Guardatevi sempre l'oroscopo vostro e il segno zodiacale, d'accordo? Vediamo adesso cosa ti dicono questi oracoli. Cioè, quello che ti voglio dire, confrontati sempre con l'emozione che ti arriva rispetto alla persona, mi spiego. Questo è. Tagliare legna e fare pulizia. Guarda, tu ricevi in questi giorni e basta. Wow, respirare. Non devi fare altro che ricevere. Te l'ho detto anche prima nell'altra stesa. Non devi fare altro che ricevere, perché lo spirito con il quale aprivamo la settimana era il 6 di denari, no? Il giusto dare, il giusto avere. Lo spirito che ti accompagna è ricevere. La carta in è come se fosse un asso di coppe qua, no? È il ricevere. Qua tu tagliando le zavorre, i fardelli, che sono quelli relativi a devo essere impeccabile, devo essere seducente, devo essere performante a tutti i costi, tu ricevi l'amore, la coppa dell'amore, eccola qui. E soprattutto ti dicono respira, respira e ricevi. Va bene? Respira e ricevi. Perché? Perché questa è una nuova vita a livello amoroso per te. Ok? È una stesa bellissima. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Mi raccomando, praticate e realizzate il capolavoro della vostra vita, unica e irripetibile. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!